Sassuolo-Inter è ancora quel momento dell'anno in cui torniamo ad affrontare la nostra bestia nera di fatto della storia recente nerazzurra. A grande richiesta dopo le ultime preview che avete molto apprezzato, vi ringrazio anzi anche per i tanti commenti positivi che ci avete lasciato sotto agli ultimi contenuti di questo tipo che abbiamo pubblicato sui nostri canali. Abbiamo deciso quindi a grande richiesta, come dicevo, di riproporvi questo format molto approfondito in cui cerco di darvi tutte le informazioni necessarie per prepararsi a questa partita, questo Sassuolo-Inter. Partiamo dalle formazioni, dalle probabili formazioni che so già faranno molto discutere, soprattutto per il caso portiere di cui parleremo poi durante la live delle 19:30. Quindi andremo poi a dare una analisi tattica, una lettura tattica di quella che potrà essere la partita con alcune immagini da mostrarvi per analizzare come gioca questo nuovo Sassuolo di quest'anno, come lo possiamo battere però soprattutto. Infine vi lascerò poi con un paio di considerazioni personali al termine di questo contenuto, quindi spero che mi seguirete per tutto il ragionamento che voglio fare fino alla fine. Spero di non annoiarvi prima, ovviamente. Vi do però intanto il benvenuto in questo nuovo episodio di oggi, amiche e amici passione interisti, ben ritrovati anche oggi. Come dicevo, riproponiamo questo format perché è stato chiesto espressamente dalla community, quindi nei commenti dateci sempre dei feedback positivi, negativi, consigli, suggerimenti su cosa vi piace, cosa potremmo migliorare, cosa potremmo anche aggiungere, così capiamo se continuiamo a proporre questi format o come possiamo appunto migliorarli. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale, così non vi perdete neanche la live delle 19:30 dove porteremo altri contenuti di approfondimento per sviluppare ulteriormente il discorso che qui ho condensato. Non perdo tempo però, vi do subito le coordinate per seguire Sassuolo Inter, mi raccomando, non dimenticatelo, partita in programma sabato 8 ottobre alle ore 15 ora italiana. La partita sarà visibile in Italia soltanto su DAZN, quindi dovete essere abbonati. Io vi consiglio come al solito però di seguire Passione Inter in diretta dalle 13:45 su YouTube e Twitch, o ripeto ovviamente ora italiana, nello specifico per i tantissimi che ci seguono dall'estero. Ampio prepartita con tanti contenuti interattivi che stiamo preparando proprio per vivere al meglio il prepartita, poi il racconto della gara insieme, la nostra live reaction con la live più seguita in Italia quando gioca l'Inter, tutto il post partita che poi proseguiremo nel pomeriggio all'interno del club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Come arrivano Sassuolo ed Inter a questa partita? Paradossalmente o comunque un po' inaspettatamente, viste anche i valori tecnici delle due squadre abbastanza distanti, almeno questo diceva la carta d'inizio stagione, è diventato uno scontro diretto perché entrambe le squadre sono appaiate a pari punti in classifica, 12 punti per l'Inter, 12 per il Sassuolo, con dei momenti però di forma abbastanza opposti se guardiamo solo al campionato, perché l'Inter arriva da 2 sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Roma, 14 gol fatti, 13 subiti, dei dati sicuramente non da Inter, o almeno non dall'Inter che ci aspettavamo di vedere in questo avvio di stagione. Il Sassuolo invece al contrario arriva da 2 vittorie consecutive, tra l'altro 2 vittorie molto convincenti, contro la Salernitana con un punteggio molto ampio, con il Torino di misura, ma una vittoria importante di carattere. E guardando anche qui i numeri, un'altra sorpresa, Sassuolo che fin qui ha segnato 10 gol e ne ha subiti soltanto 8. Questa è una particolarità del Sassuolo di quest'anno, di cui parliamo poi all'interno dell'analisi tattica che faremo tra poco e che dobbiamo sottolineare. È chiaro però che nell'Inter non possiamo concentrarci solo sul passato in campionato, nel senso che nel momento dell'Inter dobbiamo necessariamente considerare il cambio di rotta arrivato martedì contro il Barcellona, che incide tantissimo sul morale e anche sulla voglia di rivedere l'Inter in campo, perché io già dopo la partita di Barcellona non vedevo l'ora di arrivare a questa sfida e finalmente ci siamo quasi. Quella che affronta il Sassuolo quindi non è l'Inter post Roma, ma è l'Inter post Barcellona, e questo cambia le cose anche a livello di formazione, perché l'Inter uscita dalla gara di San Siro ha, diciamo, rimediato anche qualche cerotto, qualche problemino fisico. Intanto è infortunato Correa, ne abbiamo parlato in questi giorni, ha lavorato a parte anche nelle scorse ore, così come Lukaku, entrambi quindi saranno assenti, sperano di recuperare, almeno per queste sono le notizie che circolano ora, per la trasferta di Barcellona mercoledì. Soprattutto Lukaku non lo so se farà in tempo a recuperare. Non solo loro due però, perché oltre a Brozovic che rimane ovviamente ai box, De Vrij, Di Marco e Darmian, che hanno fatto molto bene contro il Barcellona, sono usciti anche loro affaticati, quindi in queste ore c'è un ballottaggio molto aperto per quanto riguarda la formazione dell'Inter, quindi non escludo assolutamente che
nelle ore successive alla pubblicazione di questo contenuto possano cambiare diverse cose all'interno della probabile formazione che adesso, vi ripeto, nel momento in cui registro è ancora un rebus, ad eccezione dell'attacco, dove le scelte di fatto sono abbastanza obbligate e purtroppo devo dire anche in porta, nel senso che al momento sembra proprio che Handanovic possa tornare titolare contro il Sassuolo, secondo la Gazzetta dello Sport. Tra l'altro, fino al mondiale Inzaghi avrebbe deciso di proseguire con questa alternanza dei portieri, scelta che, come ho detto più volte, personalmente non condivido, soprattutto nel post Barcellona, ma non solo. Davanti ad Handanovic, quindi, che dovrebbe tornare dal primo minuto, Skriniar, Acerbi si prepara al centro della difesa con Bastoni a sinistra, Dumfries è in vantaggio, come detto, quindi su Darmian a destra, Barella, Aslani pronto al ritorno dal primo minuto in mezzo con Çalhanoğlu dirottato sul centro-sinistra, anche se Çalhanoğlu ha speso moltissimo nella gara contro il Barcellona. A sinistra Gosens potrebbe avere un vantaggio su Di Marco, in attacco Lautaro Martinez e Dzeko. Mkhitaryan quindi dovrebbe partire dalla panchina, anche perché viene visto come una potenziale arma da usare a gare in corso anche in attacco a supporto delle due punte. Questa quindi la probabile formazione, ripeto, come dicevo prima, questo è allo stato attuale. Nelle prossime ore diverse cose potrebbero cambiare perché c'è ancora una rifinitura, un allenamento e ne sapremo di più. Nel Sassuolo invece ha parlato Dionisi in conferenza, ha annunciato che molto probabilmente sarà fuori, sarà assente ancora una volta Berardi, mentre verrà valutato Traoré, e Traoré sicuramente è un'arma a cui prestare attenzione nel caso in cui dovesse effettivamente tornare a disposizione dopo l'infortunio. In porta consiglio ovviamente Tolian, Erlic, Ferrari e Rogerio la difesa, centrocampo a 3 in questo 4-3-3 con Frattesi, Maxime Lopez e Torsvet che sta partendo, sta cominciando a prendere confidenza con il campionato italiano, Laurienté in attacco a comporre il tridente con Pinamonti e Kyriakopoulos. Kyriakopoulos che immagino magari qualcuno che non ha seguito molto il Sassuolo potrebbe rimanere sorpreso quest'anno, sì, era un esterno sinistro di difesa, un terzino sinistro sostanzialmente, ma Dionisi quest'anno lo sta riconvertendo, anche alla luce di alcuni infortuni e di alcune assenze, ad esterno alto del 4-3-3. Rimane però di nascita un difensore basso, attenzione quindi a questa chiave, un giocatore differente, anche forte fisicamente, a cui prestare attenzione. Sulla base di queste formazioni, di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, quindi andiamo ad analizzare un po' tatticamente il Sassuolo, che tipo di partita possiamo aspettarci e soprattutto come possiamo battere questo Sassuolo. Devo dire che in questa prima parte di stagione ho visto diverse partite del Sassuolo. Personalmente mi piace guardare il Sassuolo, mi piace molto Dionisi come allenatore. Ero curioso poi soprattutto di vedere Pinamonti, che fino a qui bene mi aspetto di più, sinceramente. Per preparare questa partita, però, mi sono riguardato in maniera particolare, non per intero, ma per larghi tratti, le partite del Sassuolo nello specifico contro il Milan, per vedere anche l'approccio contro una big, anche se il Milan come gioco è piuttosto differente dall'Inter, quindi vanno fatte delle differenziazioni. Poi mi sono riguardato le sfide contro la Cremonese e poi le ultime due, Torino e Salernitana, che sono le più recenti, quindi significative per la nostra analisi. Non vi porto tantissime immagini questa volta, perché per quello che mi interessa sottolinearvi, secondo me, in questa presentazione della gara, possiamo ridurre tutto a due immagini, soprattutto che ho individuato e che ho salvato. Arrivano entrambe dalla partita contro la Salernitana, ma sono delle immagini che si ripetono poi anche in tante altre partite, soprattutto in quelle che sono andato a riguardarmi. La prima immagine che condivido per chi ci segue da YouTube, la analizzo però anche a voce ovviamente per chi ci ascolta in podcast, sperando di rendervela il più possibile comprensibile. Partiamo dalla fase difensiva del Sassuolo, che è la vera novità di quest'anno del Sassuolo e che paradossalmente è diventato il punto forte del buon avvio di stagione del Sassuolo, come vi dicevo, perché a sorpresa il Sassuolo ha sempre preso tanti gol, non è stata di sicuro la fase difensiva del Sassuolo, non è passata alla storia di recente come la più solida del campionato. Quest'anno invece è molto molto solida, 8 gol subiti, 5 clean sheet fin qui nelle prime 8 giornate di campionato. L'Inter invece ha subito 13 gol, come vi dicevo, 5 gol in più. Napoli, Atalanta, Lazio, Juve e Fiorentina, queste 5 squadre sono le uniche che hanno subito meno gol del Sassuolo in questo avvio di campionato. Fa piuttosto impressione se andiamo a ripescare la scorsa stagione, dove il Sassuolo aveva chiuso con 66 gol subiti in 38 partite, quindi solo 5 squadre la scorsa stagione avevano preso
più gol del Sassuolo, quest'anno solo 5 ne hanno prese di meno, per farvi capire il cambiamento, il grosso cambiamento che c'è stato. Un altro dato secondo me molto significativo di questa rinnovata, anzi di questa nuova solidità difensiva del Sassuolo è che in questo momento il Sassuolo è penultimo in Serie A per tiri concessi all'avversario in ogni partita. Solo la Fiorentina ha concesso per ora meno tiri del Sassuolo. Come sono arrivati questi numeri? Come è stata resa così solida la difesa del Sassuolo? Intanto piazzando una difesa più bassa e più compatta. La sensazione che si ha, secondo me, rispetto al Sassuolo dell'anno scorso è proprio quella di una difesa più bassa e di un centrocampo che quando l'avversario manovra e non è veloce a ripartire in contropiede si ricompatta meglio a protezione con due linee piuttosto strette. Soprattutto però, come vediamo in questa immagine che vi ho portato con due linee rosse a rappresentare le linee di difesa e centrocampo, in fase difensiva molto spesso, soprattutto ripeto, quando gli avversari non sono veloci a verticalizzare e ad arrivare al tiro, si posizionano con una difesa a 5 dove Frattesi scala dietro nella linea dei difensori, rispetto al 4-3-3 di partenza. Frattesi scala molto spesso a comporre questa linea a 5. Ho preso, ripeto, una sola immagine, ma è una cosa che ho rivisto più volte in questo avvio di stagione. Trovare spazio quindi in queste due linee così serrate è una cosa piuttosto difficile a difesa schierata, quindi nella parte finale vedremo e parleremo insieme anche di quali armi si possono sfruttare per l'Inter per, diciamo, per uscire da questa gabbia creata. Qui la Salernitana, questa è la partita contro la Salernitana di una decina di giorni fa, se non ricordo male, dove la Salernitana poi riesce ad arrivare al tiro perché in questo scambio poi Dia, se non ricordo male, riesce a saltare Erlic alle spalle e riesce ad andare al tiro. Quindi nello stretto comunque il Sassuolo qualcosa ti concede, però tendenzialmente da questa gabbia se ne esce in maniera molto molto difficile. In fase offensiva invece vi sottolineo, questa è una grafica un po' più colorata, ci sono tante linee ma adesso ve le spiego per chi ci sta guardando da YouTube e le leggo per chi ci ascolta in podcast. La fase offensiva, il Sassuolo è storicamente molto pericoloso, ha un gioco molto propositivo, tante individualità importanti anche quest'anno, hanno cambiato molto, ma anche quest'anno hanno diversi giocatori di talento e una naturale vocazione al gioco offensivo. Si può permettere quindi di giocare con una difesa molto bassa, perché poi davanti hanno dei giocatori piuttosto veloci di gamba e giocatori che saltano l'uomo. Su tutti, secondo me, spicca sicuramente Laurienté, molto veloce in contropiede, bravo nel dribbling. Frattesi, che a me piace molto, è più un calciatore di inserimento che comunque va tenuto sotto osservazione. Torsbeth tende di più invece a spaccare magari l'equilibrio del centrocampo portando la palla. Diciamo, lo assimilo un po' con le dovute proporzioni a Zaniolo per tipologia di calciatore e di gioco che può fare. Queste quindi sono un po' le armi da tenere in considerazione in ottica offensiva. L'arma principale di squadra del Sassuolo a cui prestare attenzione secondo me è quando davanti usano, diciamo, questo palla dietro, palla avanti, ribattezziamolo così, cioè l'appoggio sulla punta che viene incontro, la punta si fa vedere, riceve il pallone dal centrocampista, poi scarica su o lo stesso centrocampista o su un altro che è salito a supporto per favorire poi gli inserimenti degli esterni. Lo vediamo? In questa grafica quindi che vi ho portato. In questo caso c'è un pallone che arriva ad Alvarez che era subentrato a Pinamonti nel secondo tempo della sfida contro la Salernitana. Alvarez era indietreggiato molto, quasi sulla linea del centrocampo a ricevere il pallone con il primo passaggio quindi che arriva da dietro. Alvarez riceve, lo appoggia subito di sponda su Frattesi che si era spostato al posto di Maxime Lopez in una situazione di regia. Frattesi, senza nemmeno pensarci, subito la ributta in avanti perché nel momento in cui Alvarez fa questo appoggio sul centrocampista indietro, ci sono ben 4 calciatori del Sassuolo che scattano poi in avanti. Lo stesso Alvarez che una volta scaricato il pallone ha portato via il difensore e si butta nello spazio. Gli altri due esterni d'attacco che vanno uno ad attaccare diretto il dischetto del rigore, l'altro che va lo stesso a convergere verso il centro, ma soprattutto sul lato più lontano c'è O'Day, se non sbaglio, se non ricordo male. Adesso mi sfugge, non mi sono appuntato il nome da questo screenshot così sfocato, non si capisce bene. C'è comunque un quarto calciatore, in questo caso la mezzala a sinistra,
che va a completare l'assalto scappando alle spalle dei difensori e sarà proprio lui poi a ricevere il pallone e a buttarlo in rete per il gol che chiude la partita contro la Salernitana. Quindi qui diventa molto importante secondo me il duello tra il nostro centrale e il loro centravanti, soprattutto però può essere un qualcosa che ci mette in difficoltà perché in questo modo loro proveranno molto a portare fuori la difesa dell'Inter e colpirci poi con gli inserimenti. E fin qui abbiamo visto che in campo aperto la nostra difesa soffre, mentre col Barcellona, con la difesa molto compatta, l'Inter ha fatto una super partita. Quindi mi aspetto che proveranno molto a farci male in questo modo, forse lasceranno un po' di più il possesso palla all'Inter e loro faranno viaggiare molto di più il pallone. Considerate che il Sassuolo è anche l'ultima squadra in Serie A per chilometri percorsi, è la squadra quindi che corre meno di tutti, ma non fa un possesso palla esagerato. Quindi, come dicevo, potrebbe lasciare un po' di più la palla all'Inter e quando lo avranno loro verticalizzeranno molto con questa formula offensiva che vi facevo presente. Attenzione poi alla precisione al tiro del Sassuolo, questo è un dato che non molti stanno sottolineando, ma il Sassuolo è molto preciso nella conclusione. Sono settimi in Serie A per tiri totali, ma sono terzi per tiri nello specchio della porta. Quindi significa che rispetto alle altre, quando tirano sono più precisi, anche perché nel loro modo di giocare riescono a portare i propri uomini a tirare verso la porta in una maniera più semplice, cioè all'interno dell'area di rigore, quindi più ti avvicini alla porta, più è chiaro che liberare il tiro da dentro l'area o da fuori fa la differenza anche nella percentuale di precisione. Infatti la maggior parte dei gol segnati al Sassuolo quest'anno arrivano chiaramente da dentro l'area di rigore, molti da vicino. La maggior parte delle azioni da gol create dal Sassuolo arrivano da azioni manovrate, come ad esempio soprattutto questa trama che vi dicevo della palla dietro, palla avanti. Sui calci piazzati invece è una chiave interessante questa, non stanno facendo particolarmente bene, anche se hanno un paio di saltatori a cui prestare attenzione, quindi è una chiave dove invece noi potremmo avere la meglio. A proposito di singoli, poi chiudiamo l'analisi sul Sassuolo prima di chiudere poi questo contenuto di oggi con le armi a nostra disposizione. I giocatori a cui prestare attenzione, vi dicevo, Laurienté è quello forse più in vista secondo me in questo momento per le caratteristiche offensive, velocità, dribbling, pericoloso in contropiede, con i nostri difensori non velocissimi bisognerà prestare attenzione. Frattesi, dicevo, a me piace molto da sempre, si butta sempre dentro, puntualissimo negli inserimenti. I numeri non sono troppo dalla sua parte, nel senso che ha buoni numeri anche la scorsa stagione, ma se voi guardate le partite del Sassuolo, non solo gli highlights, ma proprio le partite, è un giocatore che si trova puntualmente in zona pericolosa, quindi sta segnando bene, ma meno di quello che effettivamente costruisce. Era così anche l'anno scorso, è un pericolo costante. Attenzione ai movimenti senza palla di Frattesi che andrà ad agire nella zona di campo tra Çalhanoğlu, Bastoni e Acerbi. I giocatori più coinvolti poi nella costruzione del gioco del Sassuolo sono Maxim Lopez, sicuramente è il loro Brozovic, a me piace moltissimo anche Maxim Lopez, molto molto interessante. La difesa in generale tocca tanti palloni, tutti i difensori tranne Erlich un po' meno. Davanti invece è molto coinvolto Laurienté, è uno sfogo importante per la manovra del Sassuolo e quindi questi sono i fulcri del gioco. Quando Maxim Lopez viene bloccato, come penso che l'Inter proverà a fare, il gioco si redistribuisce molto tra Frattesi, che quando Maxim Lopez finisce ingabbiato aumenta di molto i palloni giocati, e gli esterni di difesa, che dovrebbero essere, come detto, Tolian e Rogerio, che vengono molto più coinvolti. Questo quindi un po' anche a livello di singoli. Alla luce di questo, come si batte il Sassuolo? Sappiamo che è un avversario storicamente tosto per l'Inter, lo dicevamo, tant'è che i precedenti sono in questo momento in perfetto equilibrio, 8 vittorie a testa e 2 pareggi. Non è però ovviamente un avversario imbattibile, seppur molto pericoloso, nel senso che la difesa è molto più solida rispetto anche alla scorsa stagione, questo è vero, però per quanto Erlich, molto interessante anche Erlich, lo stesso Ferrari sia un giocatore di grande esperienza, sono molto validi come difensori, però sono entrambi attaccabili. Riuscire quindi secondo me a isolarli e attaccarli singolarmente è una prima chiave. Servirà quindi dal mio punto di vista rapidità nella verticalizzazione per impedire soprattutto a Frattesi, come dicevo, di scalare a creare questa difesa a 5 e precisione nell'ultimo passaggio. Questo vale in generale sempre, a maggior ragione in questo momento secondo me, e questa è una prima chiave. Secondo aspetto su cui possiamo far leva, dicevo nei duelli aerei.
I dati per il Sassuolo sono piuttosto bassi nei duelli aerei, l'Inter ne vince molti di più, l'Inter fa di questo uno dei suoi punti di forza. Tendenzialmente il Sassuolo commette pochi falli in questa stagione, è una squadra poco fallosa, però dovremo essere anche furbi, quindi magari a conquistare qualche calcio piazzato in più, perché con i colpi di testa possiamo sovrastarli. Hanno dei saltatori, ma noi probabilmente ne abbiamo di più e più forti. Sugli esterni poi tendenzialmente lasciano un po' giocare gli avversari di più sulle fasce esterne, quindi per noi può essere una chiave riprovare una giocata che è finita un po' in soffitta nell'ultimo periodo, quella da quinto a quinto, non la stiamo utilizzando da un pochettino. Per questi 2 motivi, quindi dicevo, duelli aerei ed esterni, le scelte di Dumfries e Gosens insieme potrebbero essere ideali da questo punto di vista, potrebbero essere loro quindi gli uomini chiave dell'Inter, oltre a Çalhanoğlu, che è in un ottimo momento di forma soprattutto. Ovviamente poi Lautaro ci aspettiamo molto di più in fase di finalizzazione e in generale, come dicevo, i saltatori ne abbiamo tanti. Abbiamo tante armi quindi per non farsi imbrigliare. Come si è visto poi, soprattutto contro il Milan, ma non solo, se riesci un po' a bloccare Maxime Lopez spostando la distribuzione del gioco sui difensori, con un pressing alto i loro difensori tendono a commettere degli errori, quindi potremmo recuperare la palla molto più in alto, andare dritti in porta e segnare. Sono molto curioso per cui da questo punto di vista di vedere se verrà approvata questa soluzione un po' più alta, un po' più coraggiosa, oppure se Inzaghi riproporrà questo atteggiamento più simile a quello che abbiamo visto contro il Barcellona, più attendista, più coperto, puntare sulla difesa posizionale e le ripartenze. Un po' come fece, visto il parallelo, Conte in quel famoso Sassuolo-Inter del 2020 che arrivava tra l'altro sempre alla nona giornata, come in questo caso, e che rappresentò anche la svolta in termini di risultati e di gioco soprattutto per poi far nascere la stagione che ha portato allo scudetto sostanzialmente. Sassuolo, come dicevo anche nella newsletter che abbiamo inviato oggi, spero l'abbiate letta e concludiamo qui, è diventato ormai sempre un momento decisivo della stagione dell'Inter. Ne parlavamo quindi anche nel club, oltre che nella newsletter. Vi ricordo, non so, siamo partiti dal famoso litigio di Icardi con la curva, poi soprattutto la sconfitta a San Siro alla penultima giornata con Spalletti, quando abbiamo rischiato di rimettere in discussione la qualificazione alla Champions, il pareggio di Conte nel primo anno in cui poi abbiamo chiuso a -1 dalla Juventus in vetta alla classifica, sempre con Conte, la partita a cui facevo riferimento pochi istanti fa nell'anno dello scudetto. Anche l'anno scorso Sassuolo è stata una tappa importante a Milano, subito dopo la sconfitta con Liverpool, eravamo usciti demotivati per una partita giocata bene ma che non aveva portato ad un risultato, affrontiamo il Sassuolo, ci mette in mezzo e lì l'Inter poi si accartoccia su se stessa dopo una sconfitta pesante proprio contro il Sassuolo a San Siro. Quindi è ancora una volta un momento decisivo, vediamo se ritroveremo la continuità, come ovviamente mi auguro, perché ci serve per ripartire alla grande dopo una grande vittoria contro il Barcellona. Fatemi sapere nei commenti se questo format vi è piaciuto, quindi mi raccomando sosteneteci, fatemi sapere anche chi può essere secondo voi l'uomo chiave dell'Inter in questa gara e quanto pesa secondo voi questa partita contro il Sassuolo. Nel club di passioneinter.club approfondiremo ulteriormente con la nostra community, quindi vi ricordo passioneinter.club. Prima di salutarvi vi lascio, per chi ci sta ascoltando in podcast, in descrizione un link per riascoltare la nostra analisi post Inter Barcellona molto approfondita, dove abbiamo toccato anche lì tanti temi, secondo me sono interessanti perché sono ancora oggi attuali, quindi in descrizione il link per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube ve lo lascio qui, vi basta cliccare e potete godervi anche questo video che vi consiglio.